Qui ho 150 g di farina 00, facciamo un buchino al centro, rompiamo all'interno un uovo medio, aggiungiamo 40 g di zucchero semolato, 20 g di burro fuso, aggiungiamo la scorza di mezzo limone, iniziamo ad impastare. Quattro grammi di lievito per dolci, e come ultimo ingrediente aggiungiamo la grappa. Io uso la grappa bianca fatta con la canna da zucchero, la casciassa, ma va benissimo il liquore che avete in casa, quello che preferite, insomma. 15 ml. Ora lavoriamo con le mani. Ecco qua, l'impasto è pronto. Questa è la consistenza che deve avere, simile all'impasto che fa la pasta, insomma la pasta all'uovo. Adesso lo facciamo riposare ben coperto in frigo per almeno 20 minuti. Guardate che bel colore giallo. E visto che sei un ottimo aiutante, le fruste e il cucchiaio della crema sono tuoi. Ti sono venuti i baffi! Hai mangiato tutti i broccoli, quindi mo un dolcetto ci sta, dai. Ecco qua, l'impasto è riposato per 20 minuti in frigo. Ora possiamo stenderlo. Io lo vado a stendere con il mattarello, ma potete farli anche con la macchina per la pasta. Un po' di farina. È profumatissimo questo impasto. Un odore veramente buono, buono, buono. E iniziamo a tirare la sfoglia. Il segreto per farle venire bene è tirare la sfoglia molto molto sottile, far riposare l'impasto in frigo e basta. Qui taglio 2 taglietti in mezzo. Il rumore che sentite è il forno ventilato che è acceso perché ho già infornato una teglia. Ora vado a far cuocere anche questa. Ed ecco a voi le mie frappe al forno pronte. Le frappe hanno cotto per 10 minuti a 190 gradi in forno ventilato. Una bustina, mettiamo un po' di zucchero a velo, della cannella se vi piace, io la metto dappertutto, mi piace tanto. Togliamo la bustina e scottiamo
in modo da distribuire bene lo zucchero. Ora le vado ad impiattare. Il vantaggio di fare le frappe al forno è che possiamo mangiarle con la crema pasticcera, sia quella classica che al cioccolato, perché siccome sono cotte al forno sono molto più leggeri, quindi ce le possiamo gustare con un pochino di crema. Ragazzi, sono speciali. Provate a farle al forno e vedrete che si può gustare un dolcetto buonissimo di carnevale anche senza friggere. Goduriose, provatele.